ragazzi da Sagres, siamo qui questa mattina, è circa mezzogiorno, siamo appena arrivati, c'è un bel sole, tira un po' di vento, però si sta bene e niente, abbiamo circa 1 chilometro adesso per arrivare alla fortezza e vi faremo vedere un po' intorno e vedremo anche noi, scopriremo qualcosa in più. Sagres, tra l'altro, siamo proprio nella parte sud-ovest dell'Algarve e quasi al punto più sud-ovest d'Europa, che poi vedremo dopo nel video. Comunque adesso andiamo alla fortezza e vi facciamo vedere l'area. Ha una bella estensione questa fortezza, sinceramente. Vediamo com'è grande dentro, ma da fuori sembra molto estesa. Allora adesso dovremmo comprare i biglietti ho letto che costano 3 euro l'uno per l'ingresso, che è una buonissima somma, in realtà costano poco, quindi andiamo alla biglietteria. 9,5 di 5,5 da ottobre a aprile e da maggio a settembre dalle 9,5 alle 8 di sera. Ok. 6 euro. Are there any toilets in there? Straight ahead on the back of the French building. Ok, thank you. Benissimo, allora abbiamo preso i biglietti e ho chiesto subito, ci sono i bagni? Perché ci scappa la pipì, ovviamente, abbiamo guidato quasi, insomma, 1 ora e mezza, però abbiamo bevuto tanto tè stamattina, quindi facciamo la pausa pipì e poi ci vediamo alla fortezza. Allora, ho appena letto che questa è la torre centrale che è stata ricostruita verso la fine dell'800 e ovviamente proteggeva dagli attacchi dei pirati, dagli attacchi anche di altri, per esempio degli spagnoli, quindi insomma aveva una funzione così di proteggere poi la cittadina. Quindi adesso saliamo su e poi giriamo tutto intorno qui al complesso della fortezza, che è molto molto esteso anche dentro. Penso che sarà circa almeno 1 ora per girarla tutta quanta. Cosa fai, James? Non lo so. Allora, ci troviamo sulla torre centrale e da qui potete vedere tutto quello che in realtà è incluso nel complesso. Quindi c'è un edificio sulla sinistra, si vede poi il negozio di fronte, molto più in fondo vedete il faro, che poi cammineremo verso appunto il faro e faremo tutto il giro intorno, e poi qui sulla destra c'è la chiesetta, che anche lì entreremo nella chiesetta e vedremo la chiesetta, e poi tutto circondato ovviamente dal mare, dall'oceano. Adesso siamo sulle mura, quindi gireremo intorno, vedremo la vista, e a fare attenzione qui in realtà quando si cammina, perché con il selciato, vedete tutte le pietre e tutto, per camminare bisogna proprio indossare delle scarpe comode, quindi assolutamente se siete qui non mettete scarpe coi tacchi, venite con le scarpe da tennis. E avete visto che onde che si vedono da qui? L'oceano è molto molto potente. E tra l'altro
l'altro, se vedete, anche la scogliera è proprio a picco sul mare, quindi ci troviamo sopra la fortezza, è proprio sopra questa scogliera molto alta sul mare, quindi in una posizione bellissima, proprio all'estremità sulla scogliera, a circa almeno 50-60 metri di altezza. Dei cannoni molto vecchi, no, guardavo che sono tutti arrugginiti adesso ovviamente, però cercavo di capire se sono ricostruzioni o se sono pezzi originali. Sembrerebbero, sembrerebbe una ricostruzione. James, you think this is reconstructed? Maybe, yeah. Una ricostruzione questa, sì, sembrerebbe abbastanza nuova, però il pezzo proprio del cannone sembra vero, autentico. Sì, quindi abbiamo una serie di cannoni, una fila di cannoni da cui possibilmente sparavano per difendersi. È grande. Molto grande, sì. Per difendere la fortezza. E man mano che procediamo nella fila diventano sempre più grossi, perché questo è enorme. E in realtà è del 1824, quindi un pezzo originale di praticamente 200 anni fa. James, che fai? Ti arrampichi? Oh, come on. Adesso ragazzi stiamo andando a Faro. Al faro. Not too bad, Che è in linea retta rispetto a dove siamo noi, vedete, proprio davanti a noi, sarà circa 300-400 metri, anche un po' di più. Allora, vedete qui questi uccellini migratori, come li chiamano, perché gli uccellini in realtà alla fine dell'estate, inizio dell'autunno, si spostano dal nord Europa e vanno verso un clima un po' più favorevole, no? Io ho sempre pensato che andassero tutti in Africa dall'Europa, invece vanno anche in Africa, ma vengono anche qui nelle Algarve, proprio perché ci sono delle temperature molto più miti in inverno. Qui vediamo il passerotto, vediamo il pettirosso, questi non li conosco, sono degli uccellini comunque abbastanza comuni, sembrerebbe, però ecco, vengono anche qui. E tra l'altro mi sono sempre chiesta in realtà come fanno a volare. Mettiamo anche dalla Scozia fino qua in Portogallo, ma si fermano, ci sono degli hotel magari per gli uccellini dove si fermano a dormire, cosa mangiano, come fanno, insomma, come hanno questo istinto, come sanno che devono venire per forza qui in Portogallo, come fanno a saperlo? Non hanno il navigatore, no GPS. GPS inside. Hanno appunto il navigatore incorporato. Abbiamo visto che c'è un pescatore, sta pescando proprio sulla scogliera, a dirimpetto sul mare, posizione pericolosa, però si vede che hanno esperienza per prendere qualche pesce, chissà che cosa non si fa, ma... E ce ne sono altri anche di pescatori proprio all'estremità della scogliera che pescano. Al faro tutto bianco e rosso. La visita qui alla fortezza di Sagres. Cosa facciamo adesso? Prendiamo la macchina, torniamo al parcheggio, prendiamo la macchina e guidiamo, andiamo al Cabo de São Vicente,
che è la punta più a sud-ovest di tutta Europa, quindi ci vediamo lì tra un attimo. Allora, siamo arrivati dopo circa 7 minuti di macchina dalla fortezza di Sagres, siamo qui al Cabo de São Vicente, ci avventuriamo, andiamo dentro, vediamo se c'è qualcosa da vedere. Allora, qui, a parte il faro che è in riparazione con tutte le impalcature e tutto appunto intorno, c'è un negozio di souvenir se siete interessati e c'è anche un piccolo caffè, quindi per prendere qualcosa da bere o da mangiare. La cosa interessante di questo capo di São Vicente, San Vincenzo in realtà, è che proprio questo punto in realtà marcava i tempi dell'antichità, i tempi degli antichi romani, dei greci, dei fenici, era il punto che veniva chiamato Finisterre, quindi la fine del mondo, la fine della terra allora conosciuta, perché in realtà dopo si pensava che il mondo finisse così, perché finisse lì, e le navi non oltrepassavano questo punto proprio perché era il mare incognitum, quindi il mare che non si conosceva oltre questo punto. Quindi anche a livello simbolico è un punto geografico molto molto particolare qui. Per oggi è tutto, finiamo qui il video al Capo di San Vincenzo, spero che vi sia piaciuto e spero che vi sia piaciuta anche la fortezza di Sagres e ci vediamo nel prossimo video, la prossima volta. Ciao! Edge of the world! Woo!